Se stai per iniziare o hai appena avviato un podcast, questo video è essenziale per te. Il primo motivo per cui molti podcaster falliscono è che il loro podcast è troppo ampio. Coprire una vasta gamma di argomenti può sembrare una buona idea inizialmente, perché si pensa di poter attirare un pubblico più ampio. Tuttavia, questa strategia spesso porta a risultati deludenti. Quando un podcast copre troppi argomenti, rischia di perdersi nella massa e di non riuscire a distinguersi. Gli ascoltatori infatti hanno bisogno di sapere esattamente cosa aspettarsi dal tuo podcast e vogliono contenuti specifici che rispondano ai loro interessi particolari. La soluzione è concentrarsi su una nicchia specifica. Scegliendo un argomento di nicchia puoi diventare un esperto riconosciuto in quel campo e attirare un pubblico che è veramente interessato a ciò che hai da dire. Ad esempio, invece di fare un podcast generico sul fitness, potresti concentrarti su un argomento specifico come ad esempio il fitness per le mamme dopo il parto. Questo ti permette di offrire contenuti altamente rilevanti e utili per un gruppo specifico di persone. Il secondo motivo invece riguarda il confronto con gli altri. Confrontare i propri risultati con quelli degli altri può essere estremamente demoralizzante e spesso porta all'abbandono. È facile guardare i successi degli altri e sentirsi inadeguato o scoraggiato, specialmente quando sembra che gli altri stiano avendo successi in molto meno tempo di noi. Tuttavia, questo tipo di confronto non solo è inutile, ma è anche dannoso per la propria motivazione e la propria creatività. Quando ti confronti con altri podcaster, rischi di perdere di vista i tuoi progressi e le tue conquiste, perché ogni podcaster ha un percorso unico con tempi e modalità di crescita diversi. Concentrarsi sui successi degli altri può farti sentire come se stessi fallendo, anche quando magari stai facendo progressi significativi. Questo può portare alla frustrazione e in molti casi all'abbandono del progetto. Invece di paragonarti agli altri costantemente, concentrati sui tuoi progressi personali. Guarda come eri ieri, la settimana scorsa o l'anno scorso e confronta i miglioramenti che hai fatto da allora. Ogni piccolo passo in avanti è un successo e merita di essere riconosciuto. Il terzo motivo per cui molti podcaster falliscono è la mancanza di una visione di marketing. Molti credono che creare un podcast sia sufficiente per attrarre un pubblico, ma in realtà senza una promozione adeguata è difficile costruire un audience. Per avere successo è necessario implementare una strategia di marketing efficace. Innanzitutto bisogna focalizzarsi, come ti dicevo anche prima, su una nicchia specifica che facilita il passaparola. In secondo luogo, avere una mission e un messaggio ben definiti rende più facile per gli altri connettersi e potenzialmente condividere il podcast. Inoltre è importante cercare di costruire relazioni con altri podcaster, magari anche con blogger. In ultimo, partecipare come ospite in altri podcast permette di farti conoscere da un pubblico nuovo. Quindi creare contenuti che valgano la pena di essere condivisi è fondamentale per il tuo successo. Il quarto motivo è la mancanza di metriche di misurazione ben definite. Molti podcaster, secondo me la maggior parte, iniziano senza avere chiari gli obiettivi e soprattutto quale metriche andare ad analizzare, il che può portare a frustrazione e abbandono. È importante stabilire che cosa significa per te successo. Può essere un certo numero di download, un obiettivo di guadagno o l'impatto che vuoi avere sul tuo pubblico. Ricordati che ogni download o riproduzione della puntata del tuo podcast è una persona reale che dedica il suo tempo al tuo podcast. La costanza nella pubblicazione dei contenuti è essenziale per costruire un rapporto duraturo con il tuo pubblico. Il quinto e ultimo motivo per cui molti podcaster falliscono è che si arrendono troppo presto. Molti podcaster si arrendono prima di vedere una crescita significativa. Spesso il successo arriva dopo un periodo di tempo prolungato e quindi è importante essere pazienti e costanti. Continua a pubblicare episodi regolarmente e impegnarti nella promozione del tuo podcast. Nel breve termine puoi fare molto per promuovere il tuo podcast e attrarre nuovi ascoltatori. Nel lungo termine è importante avere pazienza e non arrendersi prima di vedere i risultati. Ricorda che la perseveranza e l'impegno costante sono fondamentali nel podcasting. Mi farebbe piacere sapere se stai commettendo uno o più degli errori di cui ti ho parlato in questo video. Se ti va, fammelo sapere nei commenti qui sotto. In conclusione, non lasciarti scoraggiare dai primi ostacoli, questo è fondamentale. Utilizza le risorse disponibili e magari segui i consigli che ti ho dato in questo video per aumentare le tue probabilità di successo. Ricorda che ci sono persone là fuori pronte ad ascoltare il tuo podcast e quindi continua a creare, a condividere
e a crescere. Buon podcasting e noi ci vediamo settimana prossima.